Ora la relazione finale è del nostro Ministro Generale, il Padre Amando Trujillo Cano. Di lui permettetemi di rivelare un piccolo segreto, perché oggi è il suo compleanno, essendo nato il 22 maggio del 1962 a Città del Messico. È entrato nel terzo ordine regolare di San Francesco nel 1981, nell'82 mise i voti semplici, nell'87 i voti solenni. Nel 1988 è stato ordinato sacerdote. Ha frequentato il biennio filosofico e il quinquennio di teologia a Città del Messico. Ha studiato anche educazione musicale dall'82 al 91 presso la Scuola Nazionale di Musica dell'Università Nazionale Autonoma del Messico. Ha svolto diversi servizi nell'ordine, prima in Messico, poi nel Texas. È maestro di postulanti, viceparroco, parroco, promotore vocazionale, animatore dell'equipe missionario, promotore di giustizia, pace, integrazione del creato, eccetera. Nel 2005 è stato eletto ministro provinciale della viceprovincia del Santa Maria di Guadalupe in Messico e nel capitolo generale del 2007 è stato eletto consigliere generale dell'ordine. Successivamente, nel 2013, è stato eletto vicario generale. Dal 2007 al 2013 è stato anche assistente spirituale generale dell'Ordine Francescano Secolare e della GIFRA. A febbraio 2000, attualmente è il nostro ministro generale. A febbraio 2021 ha discusso con successo la sua tesi dottorale sulla vita religiosa e vita eremitica nel pensiero di Raimondo Luglio presso la Pontificia Università Antonianum. Questi altri meriti sono davanti al Signore e non li elenchiamo tutti, ma ascoltiamo la sua relazione sull'attualità del memoriale proposito anche nella vita del nostro ordine, terzo ordine regolare di San Francesco maschile. Grazie. Come potete leggere, il tema della mia relazione è 800 anni dopo il memoriale Propositi, verso una reinterpretazione dal punto di vista dei segni dei tempi. Allora, vi dico, per cominciare, per questione di tempo salterò alcuni paragrafi, ma poi voi potete leggerli tutto il documento. Okay? Due to time limitations, I will skip some paragraphs, so you will be able to read the whole text afterwards. Se desideriamo che la nostra vita penitenziale francescana sia significativa per il qui e ora, il pretesto che sembra più pertinente per rileggere i nostri documenti fondazionali è quello di cercare ispirazione e forza in tali testi per rispondere alle sfide del nostro contesto storico. Perciò è necessario individuare i segni dei tempi e dei luoghi che esigono un'interpretazione onesta e coraggiosa, nonché una risposta evangelica e profetica per essere fedeli a Dio nella storia. Un commento breve. Penso che questo lavoro di ricerca delle fonti e il metodo storico critico è molto importante, ci ha aiutato molto a capire i nostri documenti fondazionali, ma penso che è anche molto importante guardare al presente. Io propongo questa idea, non partire tanto dai testi in questo momento, ma partire dalla nostra realtà e vedere che domande porgono ai nostri origini, rispondere alle sfide attuali, leggere i segni dei nostri tempi per guardare questi documenti. Di seguito alcune delle sfide più significative che il nostro ordine deve affrontare e che possono trovare eco in alcune altre comunità religiose e nelle fraternità dell'OPS. Non si intende presentare un elenco completo o rispondere a tutte queste sfide, ma solo provocare una riflessione che porti alla ricerca di risposte secondo le circostanze e le possibilità di ciascuna entità. Attualmente il nostro ordine ha 9 province, 5 viceprovince e 3 delegazioni. Un aspetto notevole del cambiamento demografico che si è verificato nell'ordine negli ultimi decenni è quello dell'invecchiamento di alcune province, cioè il fatto che la maggioranza dei suoi membri sono anziani. Ovviamente la longevità non è un problema in sé, perché grazie a Dio ci sono frati che hanno perseverato per molti anni
nella loro consacrazione a Dio e nel servizio alla Chiesa. Piuttosto la difficoltà è quella di avere pochi giovani religiosi in alcune delle nostre entità. Ciò è spiegato da vari motivi, ovvero il basso numero di candidati che sono entrati negli ultimi anni, la mancanza di perseveranza di alcuni religiosi, sia durante la formazione iniziale che anche dopo la professione solenne e l'ordinazione, il fenomeno demografico dei bassi tassi di natalità in diversi paesi, l'atmosfera di secolarismo e cristianizzazione che ha colpito la partecipazione delle famiglie nella vita e missione della Chiesa, eccetera. D'altra parte ci sono entità che, pur non soffrendo di questo invecchiamento, non sono riuscite a consolidare il loro sviluppo e sono anche diminuite gradualmente. Questi fenomeni a volte sono accompagnati da una debole promozione vocazionale e dall'assenza di piani di formazione aggiornati. Da segnalare anche qui è il caso delle suore francescane contemplative del Tor, con le quali molti frati abbiamo un rapporto fraterno di mutuo sostegno e che sono presenti in Italia, Spagna e in Messico. Siamo anche a conoscenza di una federazione polacca con una presenza in altri paesi europei, ma ad oggi non ci sono state comunicazioni con loro. Come per altri ordini, anche i monasteri, queste monache d'Italia e Spagna, stanno vivendo per la maggior parte un invecchiamento sostenuto. In alcuni di essi però sono presenti monache più giovani provenienti dall'America Latina e dall'Africa. D'altra parte il Tor maschile ha visto una crescita costante in paesi come India, Filippine e Sri Lanka, quella zona di Asia. In altri luoghi come Messico e Perù, negli ultimi anni ha cominciato a dare i suoi frutti uno sforzo più formale e sostenuto nella promozione delle vocazioni. Tutto ciò alimenta tra i frati la speranza, ma rende anche necessario lavorare seriamente sulla formazione dei formatori, sul rinnovamento dei piani formativi e sulla graduale integrazione alla vita dell'ordine a livello internazionale. La diminuzione numerica vissuta in varie entità dell'ordine e in molte comunità religiose è un segno dei tempi che ci invita a una riflessione sincera, a una posizione umile davanti al Signore delle storie e forse in alcune fraternità dell'Ops anche, secondo la mia esperienza. Alla luce di queste sfide attuali potremmo chiederci quali elementi delle nostre origini e dei nostri documenti ispiratori possono aiutarci a rinnovare il nostro entusiasmo per la vita francescana penitenziale e a perseverare in essa. Qual è la novità della vita penitenziale descritta nelle lettere ai fedeli di San Francesco che ha attirato i primi fratelli e sorelle della penitenza, che c'erano molti? Cosa significano per noi oggi? Quali sono i frutti degni della penitenza che siamo chiamati a dare oggi secondo la nostra regola attuale? Abbiamo un progetto di vita capace di risvegliare nuove vocazioni? Che importanza danno i nostri documenti fondazionali all'iniziazione e formazione dei membri dell'ordine e quale reale importanza diamo loro noi? Secondo, prendersi cura della salute personale. Un aspetto che si osserva ormai da alcuni anni è la necessità che i fratelli e le sorelle dell'ordine ci prendiamo più cura della propria salute personale. Parlando dell'aspetto spirituale, Papa Francesco ha invitato i giovani a prendersi cura del cuore nel suo messaggio per la Giornata Mondiale della Gioventù 2015, invito che vale anche per noi frati nelle varie tappe della vita. Inoltre, date le attuali esigenze del ministero ecclesiale, è anche essenziale che i frati ci prendiamo adeguatamente cura della nostra salute fisica e psicologica, sia per quanto riguarda le abitudini alimentari che per quanto riguarda la necessità di esercizio fisico o un giusto equilibrio tra il lavoro e la vita di preghiera, il riposo e la ricreazione fraterna. È molto doloroso vedere le conseguenze di alcune malattie che si sarebbero potuto evitare, ma che a causa della trascuratezza hanno causato molti dolori e anche tristi perdite. Un altro tema legato alla salute è l'importanza di una sana ricreazione, contraria alla cultura dell'intrattenimento che offre tutto ciò che vuoi quando lo vuoi, che genera un consumismo insaziabile e vari tipi di dipendenze. L'industria dei media e dell'intrattenimento è divenuta un business di grandi proporzioni che, se non siamo attenti, arriva a condizionare l'uso del nostro tempo e delle nostre migliori energie.
Le pratiche ascetiche penitenziali contenute del memoriale Propositi rispondevano a una mentalità e ai costumi del tempo, ma cosa possiamo imparare dall'importanza ivi data alla dimensione corporea della preghiera, della conversione e della pratica sacramentale? Disciplina flessibile, sensibilità verso i malati e le donne incinte che si trovano nel memoriale Propositi. Cosa ci dicono oggi circa l'importanza di prendersi cura di tutta la nostra persona? Non si tratta di cadere in una ossessione per il benessere personale, ma piuttosto di promuovere un sano equilibrio che favorisca lo svolgimento del nostro servizio. Quali sono i valori alla base delle norme del memoriale Propositi riguardo a certi tipi di intrattenimento? Che valore diamo al riposo e alla vera ricerca dell'equilibrio nelle nostre attività? 3. Rinnovato desiderio di santità. Come sappiamo, il capitolo quinto della Lumen Gentium tratta della vocazione universale alla santità e propone una ricerca della santità centrata sulla carità verso Dio e verso gli altri, come segno distintivo del vero discepolo di Cristo. A partire del papato di Giovanni Paolo II, la Chiesa ha canonizzato una crescente moltitudine di uomini e donne provenienti da diversi stati di vita, molti dei quali appartenenti alla famiglia francescana. A questo proposito, in alcune entità si percepisce un desiderio rinnovato di vivere la chiamata alla santità, mentre in altri ambiti se ne parla scarsamente, forse per evitare di cadere in alcuni stereotipi corrispondenti al passato, ma non alle esigenze evangeliche del presente. Senza la ricerca della santità, però, che è un dono di Dio e non frutto del solo impegno umano, la nostra vita consacrata può cadere nella mediocrità, nel cinismo, nel carrierismo, nell'amarezza, eccetera. Per tutto questo dobbiamo nutrire il desiderio di santità che lo stesso Spirito Santo suscita nei nostri cuori. Dobbiamo proporlo ai nostri formandi con una testimonianza di vita evangelica che renda trasparente la novità dell'amore cristiano. Non dobbiamo avere paura di parlare di santità, ma dobbiamo cercare il suo significato attuale, le sue implicazioni. Chiediamoci quali sono le opere che rendono beati e benedetti i penitenti, secondo la prima e la seconda lettera ai fedeli di San Francesco, e cosa implicano per noi oggi. Come possiamo approfondire la nostra comunione con il Padre e il Figlio e lo Spirito Santo, secondo l'insegnamento di queste due lettere? Quale modello di santità propongono? A quali valori evangelici corrispondono le dettagliate norme del memoriale Propositi? L'attuale regola del Tore e dell'Ops hanno molteplici riferimenti espliciti e impliciti alla vocazione alla santità. Come possiamo viverli più pienamente? Quarto, portatori di pace e misericordia di fronte a conflitti sociali e ideologie. Senza pretendere di fare un'analisi sociologica completa, si può affermare che il mondo di oggi è teatro di molteplici ideologie, alcune delle quali recenti ma molto diffuse. Sul piano politico sembra regnare una polarizzazione di posizioni e di partiti che sfocia in un violento confronto negli spazi più diversi, a volte viziando anche l'unità familiare e l'armonia tra i consacrati. Le ideologie costruiscono una interpretazione parziale e tendenziosa della realtà e sulla base di questa propongono modelli di pensiero e di azione che finiscono per indottrinare le persone e creare profonde divisioni. Dobbiamo usare un sano senso critico per elaborare, per interpretare le informazioni diffuse dai vari media che rispondono a interessi particolari, altrimenti possiamo diventare ripetitori dei loro messaggi tendenziosi. Mentre un sano pluralismo può arricchire tutti, cadere nella polarizzazione ideologiche non consente ai valori evangelici e ai principi della dottrina sociale della Chiesa di servire come criteri fondamentali per la partecipazione sociale e politica dei cristiani. In questo ambito è cruciale il servizio reso dai nostri frati alla cultura, sia come scrittori sia come insegnanti nelle università, nei collegi, eccetera. Conflitti armati internazionali, terrorismo e regimi violenti e autoritari continuano a causare vere tragedie umane
e ad alimentare ulteriore violenza, risentimento e desiderio di vendetta. Lo abbiamo visto questi giorni in Gerusalemme, in Libano, in Terra Santa. Recentemente Papa Francesco ha ribadito l'importanza di recuperare il senso di fratellanza tra gli individui e tra i popoli. L'attuale pandemia ha aggravato la situazione economica di molte famiglie, provocando un aumento del numero dei poveri e del drammatico fenomeno migratorio. Lo vediamo quasi ogni giorno. Come francescani abbiamo una considerazione speciale per i valori evangelici della pace, dell'amore preferenziale per i poveri e gli ultimi della società e per la cura di Sorella Madre Terra, la casa che condividiamo con molte altre creature del Signore. Inoltre, nel corso della storia le opere di misericordia sono state un aspetto centrale del vivere il nostro carisma penitenziale. Ora, in che modo applicare oggi l'impegno per la pace espresso nei precetti del Memoriale Propositi? Quali criteri di amore per il prossimo possiamo trarre dalla seconda lettera ai fedeli per il nostro agire nella società odierna? Le attuali regole Torre o Efes hanno un ricco contenuto di criteri e valori per guidare le nostre riflessioni e azioni in questo senso. Coltiviamo la pace nel cuore prima di proclamarla con le nostre labbra? Quali sono gli ostacoli che ci impediscono di essere portatori di pace, riconciliazione e giustizia tra individui, gruppi e popoli? Come possiamo essere più coerenti con questi valori a livello individuale e comunitario? Quanto sono importanti le nostre opere di misericordia nei nostri progetti comunitari e provinciali? O sono opere di alcuni prati, alcune persone soltanto? Oltre a queste opere di misericordia, come possiamo rafforzare la promozione umana, l'impulso a leggi più giuste e il cambiamento strutturale? Quale valore diamo a istituzioni come Franciscans International e le commissioni JPIC? Rinnovata spinta missionaria. Nel XX secolo l'ordine ha conosciuto i cambiamenti sociali e culturali hanno avuto un impatto sulla vita della Chiesa e delle congregazioni religiose, trasformando anche l'approccio e l'attività missionaria della Chiesa. Se la stragrande maggioranza delle persone ora vive nelle città, la missione evangelizzatrice e catechetica si è concentrata in esse, come certamente è necessario. Allo stesso tempo, tra alcuni frati, anche giovani, sembra essersi indebolito lo spirito missionario. Ciò può essere spiegato dall'attaccamento al benessere sociale di cui godono i centri urbani, dall'invecchiamento di alcune entità dell'ordine e dallo sviluppo che alcune delle nostre entità, precedentemente considerate come missioni, hanno raggiunto. Tuttavia persiste la necessità di avere frati disposti a essere missionari almeno temporaneamente e di rafforzare alcune entità dell'ordine e, perché no, per iniziare altre missioni. È evidente anche il crescente utilizzo dell'evangelizzazione e della catechesi online, accelerato dalla pandemia e dalle restrizioni imposte alle celebrazioni liturgiche e agli incontri ecclesiali. È incoraggiante vedere la creatività e la determinazione con cui alcuni fratelli utilizzano i social network e le nuove risorse telematiche per diffondere il Vangelo e promuovere le vocazioni. Anche se questo non deve sostituire le riunioni in presenza, essi sono diventati uno strumento potente ed efficace. Quale impulso può darci l'itineranza di Francesco d'Assisi e di tanti suoi seguaci? Sebbene il Memoriale Propositi non affronti il tema della missione, troviamo invece nella seconda lettera ai fedeli elementi che parlano dell'importanza della vita sacramentale, dell'amore del prossimo, dell'annuncio del Vangelo, della disponibilità di se stessi che i religiosi devono avere per legittima obbedienza e il desiderio di essere servi e soggetti ad ogni umana creatura per amore di Dio. I numeri 29 al 31 dell'attuale regola esprimono i fondamenti francescani della vita apostolica dei fratelli e delle sorelle, che sono stati inviati per il mondo intero a testimoniare la voce del Signore con la parola e con le opere e perché facciano conoscere a tutti che non c'è altro onnipotente fuori di Lui. 6. Spiritualità di comunione. Con la nostra professione francescana ci impegniamo a vivere il Vangelo in fraternità. La storia delle nostre comunità
è stata tessuta attraverso una stretta collaborazione tra i vari tipi di penitenti francescani, generalmente in relazione con gli altri membri della famiglia francescana. Tuttavia, le condizioni attuali fanno sentire a molti fratelli e sorelle la necessità di approfondire questo senso di comunione fraterna per realizzare più pienamente e armoniosamente la vocazione di tutti i credenti. Già all'inizio del terzo millennio San Giovanni Paolo II aveva proposto la sfida di adottare una spiritualità di comunione. Chiediamoci allora come stiamo accompagnando, formando i laici e collaborando con loro nelle nostre diverse comunità. Quali valori evangelici ci propongono i nostri documenti ispiratori e le origini dell'Ordine dei Fratelli e delle Sorelle della Penitenza riguardo all'esperienza della comunione fraterna? Diventiamo il prossimo delle famiglie che partecipano alle nostre attività? Cerchiamo di favorire incontri familiari che ci permettano di conoscerci meglio e promuovere un'autentica comunione fraterna? Certo che nella pandemia abbiamo fatto una parentesi, vero? Di quali criteri e atteggiamenti abbiamo bisogno per promuovere un autentico senso di famiglia tra i laici e consacrati? Come favorire la partecipazione dei laici evitandone la manipolazione e la soggezione? Stiamo lavorando alla creazione di ambienti che garantiscano la protezione dei minori e degli adulti vulnerabili? Cosa stiamo facendo per eliminare la cultura del clericalismo? La spiritualità di comunione ha anche delle conseguenze per la vita interprovinciale dell'ordine e tra i nostri popoli. I cristiani in generale e i consacrati in particolare sono chiamati a costruire e ricostruire legami di fraternità e comunione tra persone e gruppi di diverse nazioni e culture, soprattutto in quest'epoca di globalizzazione e frammentazione sociale. Le sfide che il nostro tempo porre al nostro carisma francescano penitenziale non è soprattutto quello di sopravvivere a una possibile estinzione numerica di istituti o province, ma quello di essere veramente sale della terra e luce di questo mondo sconvolto. Siamo chiamati a generare speranza e ad aprire la strada al futuro di Dio in mezzo a tanta incertezza e tanti conflitti, in mezzo all'impotenza e all'indifferenza di fronte alle serie e gravi sfide della nostra epoca. Grazie per la vostra pazienza. Vieni Spirito Santo.